Aspettavo questo momento da tanto, forse troppo tempo. Desidero mettermi alla guida di una di queste praticamente da sempre e quel fatidico giorno sembra arrivato. Ho ricevuto un messaggio dai ragazzi di B&V Garage, un'officina vecchio stile nella quale si respira l'esperienza maturata col duro lavoro. Quando mi hanno contattato per provare la loro vettura è stato tipo così: ciao, abbiamo una Clio 1800 16 valvole, però le abbiamo messo il turbo. Signori miei, avevate la mia curiosità, ora avete anche la mia attenzione. Oggi sono a bordo di una rarità su ruote, un esemplare unico nel suo genere, sviluppato su un'icona senza tempo. La Renault Clio 1800 16 valvole del 1992 di B&V Garage che sto guidando sarebbe già di per sé un modello interessante, una young timer per eccellenza. Invece la questione è resa molto più interessante da un fattore di non poco conto. È turbo. Andiamo con ordine. Il 1800 16 valvole con cui è nata, bialbero e plurivalvola, derivato dalla Renault 19, erogava 135 cavalli e 158 Nm di coppia, 0 a 100 dichiarato in 8 secondi, con una velocità di punta pari a 209 km/h. I consumi si assestavano sui 12 km/litro, anche se è impossibile andarci piano. Gesù Cristo santissimo, mi sta veramente mettendo a dura prova. Non è un'auto facile da guidare, ma neanche un po'. Il propulsore F7P aspirato, naturalmente, nonostante garantisse del gran divertimento con i suoi 135 cavalli a 6500 giri al minuto, è stato rivoluzionato completamente, preparato e dotato di turbocompressore, scelta coraggiosa sotto ogni punto di vista. La rilevazione al banco prova 4 assi presso preparazioni Soretti ha evidenziato ben 235 cavalli e 319 Nm di coppia, valori assurdi capaci di stravolgere completamente la concezione stessa del modello in questione. Il cambio stesso, sempre a circa rapporti di derivazione Williams, per averlo più robusto e con una rapportatura leggermente più lunga per sfruttare la potenza extra. Abbinato a frizioni in rame e spingidisco rinforzato Sachs, la trazione è ovviamente anteriore, almeno quella è rimasta al suo posto. Il progetto, ambizioso e parecchio complesso, parte comunque dalle basi. La Clio 1800 16 valvole è stata rifatta tutta. Il monoblocco è stato lavorato ed ottimizzato, così come la testata con raccordatura condotti di aspirazione e scarico. Monta pistoni Wiseco 82.5 con rapporto di compressione 8:1, bielle ad H rovesciata ZRP, bronzine banco e bielle trimetalliche, guarnizione testa multilayer Cometic, prigionieri ARP, valvole aspirazione e scarico rinforzate e maggiorate, flauto iniettori maggiorato in alluminio, iniettori Bosch 550 cm3,
regolatore pressione benzina Malpassi, pompa benzina Valbro da 360 litri ora, pompa olio maggiorata, volano rettificato ed equilibrato. Pulegge, asse e camme regolabili, albero motore lucidato e bilanciato con olio motore Pachelio Krypton Racing 5W50. Passando alla sovralimentazione, la turbina è una Mitsubishi TD04 installata su collettori di scarico derivati Renault F4R con tubazioni sovralimentazione in alluminio su misura e scarico completo artigianale da 60 mm. La valvola farfalla è di derivazione Lancia Delta integrale con i collettori d'aspirazione modificati per alloggiarla. Monta un intercooler artigianale maggiorato, radiatore della Setrab con tubazioni dedicate in treccia, adattatore filtro olio radiatore Mocal con termostato 80 gradi, radiatore raffreddamento in alluminio maggiorato con tubazioni acqua e di raccordatura siliconiche TBF. Passando all'elettronica, monta una nuova centralina motore Link EQ Storm con cablaggi dedicati, doppia mappatura selezionabile e anti-lag, bobine di accensione Denso, derivate K20, candele Denso Iridium IK20 e wideband A e M. Come avete visto già dal grafico, i 235 cavalli sono erogati furiosamente. Il turbo ha un picco di 1,25 con 1.1 bar costanti. Spinge questa bara anni 90 a velocità allucinanti. Io non scendo più da sta c***o di macchina, è fantastica! Cioè, capitemi, 10 minuti che ci giro e ho dovuto ricalibrare praticamente ogni mio parametro vitale, mentale, psicofisico, però è una roba che se ci prendi mano è troppo divertente, perché non ti nasconde niente, non ti nasconde niente. Ci mette un po' a caricare, fortunatamente. Caricasse immediatamente, è impossibile andarci, è un inferno. Ovviamente, come giusto che sia, anche la ciclistica è stata completamente aggiornata per seguire i nuovi valori. Nuovi ammortizzatori Bilstein V8, cerchi in lega da 15 pollici H2 originali Clio Williams, su pneumatici Toyo Proxys 185/55, dischi freno CTF forati e baffati, tubi freno aeronautici Goodrich e pastiglie freno ebici gialle. Esteticamente a prima vista sembra una Williams in tutto e per tutto. Colorazione blu metallizzato inclusa. Le linee della piccola sportiva francese mi hanno sempre fatto sognare circa quanto dovesse essere forte spingerla e godersela senza tanta elettronica di mezzo, con i suoi parafanghi allargati e l'enorme bombatura sul cofano compresa d'aria. Comunque mai mi sarei lontanamente immaginato di riuscire a provarne una, eppure turbo. Non potevo davvero chiedere di più. Internamente il design è molto spartano, squadrato con contachilometri, contagiri e manometri a dominare il tutto. La plancia cruscotto infatti arriva anch'essa dalla Clio Williams, come i sedili con impresso il logo. Sarà per via della mia personale passione per questa tipologia di auto, però mi ci trovo a pennello. Ha la potenza extra che a questo modello e pure al 2000 della Williams ovviamente mancava. È ruvida ed un altro livello rispetto ad altre sportive tutto pepe di quegli anni. Non è da considerare una supercar in incognito, piuttosto la descriverei come una versione stile prototipo, di quelle fatte e mai commercializzate, quella sorta di miti destinati a rimanere tali.
All'epoca la Clio 1800 16 valvole veniva commercializzata a 23 milioni di lire, tutto sommato una cifra che con qualche sacrificio poteva essere pagata per avere un'auto potente, leggera, dal comportamento educato e soprattutto altamente evoluta in quanto a sospensioni, assetto e telaio. Non mi sto facendo ingannare dal suo comportamento, nettamente superiore alle versioni di serie. Parlo dell'auto in quanto tale. Fino all'avvento della Williams era il top di gamma. Soffrì poi la superiorità, soprattutto in quanto ad aggiornamenti e sviluppo, della sorella col 2 litri, ma si è sempre difesa egregiamente. Guidare una di queste è un privilegio. Il lavoro svolto da BV Garage è stato qualcosa di unico. È un proiettile. Riassemblare da zero un'automobile di questo genere, ottimizzandone ogni angolo, ogni difetto di fabbrica, ogni segno del tempo, dandole potenza e qualità, è un qualcosa da considerare come patrimonio dell'umanità. È un'elaborazione teoricamente folle ma praticamente indovinata come poche altre. Bravi ragazzi, davvero tanta roba.